Il mondo dei droni sta vivendo un periodo di straordinaria popolarità, spinto dall'adozione ormai diffusa in diversi settori e dai rapidi progressi tecnologici che rendono questi strumenti sempre più avanzati e affascinanti. Stiamo parlando di intelligenza artificiale integrata, autonomia di volo record, sensori avanzati per l'autopilota e molto altro. Oggi i droni sono protagonisti di applicazioni sempre più sofisticate, dalla mappatura in tempo reale e il monitoraggio ambientale alle ispezioni energetiche automatizzate, dai rilievi termici sugli edifici e le infrastrutture fino all'agricoltura di precisione, al delivery medicale, alla logistica intelligente, agli interventi di soccorso rapido e molto altro ancora. Ma il settore bellico ha catalizzato l'attenzione pubblica. Le guerre recenti hanno reso evidente che la capacità dei droni non è soltanto quella di sorvegliare, ma di cambiare le sorti di un conflitto, fornendo a chi li comanda dei vantaggi operativi decisivi. Oggi la domanda cruciale quindi è: i droni possono essere soltanto un'arma o possono offrire una nuova opportunità di progresso alla società? In questo video scopriremo i pionieri che hanno spinto la frontiera dell'UAV, analizzeremo le innovazioni che stanno cambiando il settore e ci interrogheremo su quanto queste soluzioni possano portare benefici ben oltre i teatri di guerra. Come molte altre invenzioni, anche questa nasce in ambito militare. Potremmo chiederci quando venne in mente effettivamente di creare qualcosa che potesse, in combattimento, fare danno in volo senza sacrificare vite umane. Un esempio particolarmente curioso avvenne addirittura prima che inventassero gli aerei. Questo accadde a Venezia nel 1849, durante i moti indipendentisti contro la dominazione austriaca. Non erano ancora stati inventati aerei da combattimento, quindi figuriamoci i droni, ma il generale austriaco Ucatius tentò di bombardare l'arsenale di Venezia con velivoli senza pilota, ossia dei palloni aerostatici che trasportavano bombe, destinate a sganciarsi e a esplodere nella posizione prestabilita. Fortunatamente per il popolo della Serenissima i calcoli sul vento furono inesatti e quindi nessuna bomba riuscì a colpire i voltosi veneziani. L'evoluzione dei droni militari inizia nella Prima Guerra Mondiale con i primi Aerial Targets di Ruston Proctor nel 1916, velivoli radiocomandati usati per esperimenti e addestramento. Nella Seconda Guerra Mondiale la tecnologia fece un salto decisivo. La Germania introdusse la Fritz X nel 1943, una bomba radioguidata di grande precisione capace di affondare navi corazzate, e la V1 nel 1944, la prima cruise missile prodotta in massa, meno precisa ma devastante su larga scala. Questi sviluppi segnalano il passaggio dagli esperimenti pionieristici alle vere armi senza pilota, aprendo la strada ai droni moderni. Difatti l'effetto di questi dispositivi si vede per la prima volta con le campagne americane in Medio Oriente, con il General Atomics RQ-1 Predator che entrò in servizio nel 1995 e che segna l'inizio dell'era moderna dei droni militari. Questo drone, inizialmente disarmato, fu utilizzato solo per ricognizione nelle guerre nei Balcani degli anni 90 e divenne letale quando venne armato con dei missili per le operazioni in Afghanistan e in Iraq tra il 2001 e il 2003. Per i droni commerciali bisognerà invece aspettare il 2008, anno in cui venne lanciato il Dragonflyer X6, che rimase un prodotto di nicchia dato il suo prezzo inaccessibile di $25.000. Il primo vero drone commerciale, accessibile a tutti, arriva nel 2010, il Parrot, dal costo di circa $300. Ma il vero game changer ci fu nel gennaio del 2013, quando la Dajiang Innovation, meglio nota come DJI, lanciò il Phantom. Questo momento rappresenta la vera e propria rivoluzione, il primo modello a coniugare semplicità d'uso, stabilità di volo e prezzo contenuto, dando il via a una nuova era per il mercato dei droni consumer. I droni, chiamati in inglese UAV, Unmanned Aerial Vehicles, sono veicoli aerei senza pilota, programmati per operare autonomamente oppure controllati a distanza. I droni più diffusi sono i quadricotteri, che hanno 4 eliche disposte a X. Questi offrono una stabilità eccellente grazie alla possibilità di variare indipendentemente la velocità di rotazione di ogni rotore. Ma in commercio troviamo anche esacotteri e ottocotteri, ossia con rispettivamente 6 e 8 rotori, e garantiscono una maggiore capacità di carico e ridondanza in caso di guasto di motore, ossia se un motore si ferma, gli altri compensano. Esistono anche droni ad ala fissa, simili a piccoli aeroplani molto più efficienti dal punto di vista energetico. Questi permettono voli di lunga durata e sono più utilizzati per mappature o sorveglianza su ampie aree. E se da un lato sono associati principalmente ad applicazioni militari, dall'altro sono versatili anche in altri campi.
come ad esempio il progetto di Mark Zuckerberg che nel 2016 annunciò Aquila, un drone ad ala fissa alimentato ad energia solare progettato per portare la connettività internet nei luoghi più remoti del pianeta, progetto che non venne mai concretizzato per svariati motivi, ma che cercava di utilizzare la lunga durata in volo di questi velivoli e il loro basso consumo. E per finire ci sono dei modelli di droni a singolo rotore chiamati VTOL, ossia Vertical Takeoff and Landing, simili a dei piccoli elicotteri, con una grande elica orizzontale sopra e una piccola elica alla coda per mantenersi stabili. Ma chi produce questi droni? Nel settore militare General Atomics domina con i suoi Predator, Reaper e Avenger. L'MQ-9 Reaper, originalmente Predator B, rappresenta l'evoluzione del concetto, primo UAV hunter-killer progettato per sorveglianza a lunga autonomia ed alta quota. L'Avenger, ossia il Predator C, con un motore a reazione e caratteristiche stealth, segna l'ultima frontiera. DJI, che abbiamo menzionato prima, regna sovrana nel mercato civile con un fatturato superiore ai 2 miliardi di dollari e una valutazione di 15 miliardi. L'azienda, fondata da Frank Wang nel 2006 a Shenzhen, impiega oltre 14.000 dipendenti, un quarto dei quali sono ingegneri, e la Cina detiene il 79% dei brevetti mondiali sui droni e fornisce oltre il 70% dei droni civili globali. Per i droni commerciali e civili si producono annualmente tra i 5 e i 10 milioni di esemplari, con DJI leader incontrastato che produce centinaia di migliaia di droni consumer ogni anno. Nel mercato militare invece la produzione di droni sofisticati da combattimento si aggira tra 150.000 e 400.000 unità annue, un numero in crescita dovuto alle esigenze di nazioni con capacità tecnologiche avanzate e ai conflitti in corso. A questi si aggiungono molti milioni di droni low cost prodotti soprattutto da paesi coinvolti in conflitti, come l'Ucraina, che nel 2024 ha prodotto tra i 2 e i 4 milioni di droni a basso costo, destinati soprattutto a usi bellici. La produzione annua globale di droni in tutte le categorie supera quindi ampiamente le 7 milioni di unità e potrebbe avvicinarsi a superare i 15 milioni nel 2025, spinta dalla diffusione nei settori consumer, commerciale, agricolo e militare. Le ultime innovazioni in ambito militare stanno ridefinendo il concetto di guerra, introducendo tecnologie che sembrano uscite da film di fantascienza eppure sono tremendamente reali. Ne elenchiamo qualcune qua. Quando si tratta di combattere contro questi dispositivi così agili e veloci, ci sono alcune tecniche per abbatterli e una di queste è il cosiddetto jamming. Letteralmente jamming significa urlare più forte in una conversazione tra persone. In pratica, nel campo dei droni, con l'utilizzo di un drone gun, si emettono onde elettromagnetiche sulla stessa frequenza del radiocomando per disturbare gli input del pilota. Una volta jammed, il drone può comportarsi in 3 modi differenti: ritornare automaticamente al punto di decollo, atterrare sul posto oppure rimanere fermo in overing. I droni più moderni incorporano sistemi di navigazione ridondanti che combinano GPS, GLONASS, navigazione inerziale e riconoscimento visivo del terreno. In caso di disturbo satellitare, quindi, possono continuare le missioni autonomamente. I sistemi di evasione includono generatori di rumore elettrico, dispersori di chaff metallici e manovre evasive preprogrammate. Alcuni modelli incorporano anche i rivestimenti radar assorbenti e configurazioni stealth per ridurre la segnatura. Ma è l'Ucraina che ha trovato la soluzione più semplice ed efficace, introducendo dei droni pilotati tramite cavi in fibra ottica. Questi dispositivi hanno cavi lunghi fino a 20 km e sono completamente immuni alla guerra elettronica. In quanto non esiste nessuna comunicazione radio da intercettare o disturbare, questa tecnologia ha permesso attacchi di precisione chirurgica contro obiettivi strategici russi, cambiando l'equilibrio tattico. Sempre in ambito bellico, all'avanguardia è l'uso simultaneo di droni intelligenti. Stiamo parlando di sistemi avanzati di combattimento, capaci di lanciare contemporaneamente sciami di droni a coordinamento autonomo grazie all'intelligenza artificiale e di evitare gli ostacoli sulla loro traiettoria. Ogni drone può assumere ruoli diversi: ricognizione, attacco, disturbo elettronico e relay di comunicazione. Il controllo finale rimane umano, ma la coordinazione tattica è completamente automatizzata. I sistemi più noti sono sviluppati dall'israeliana Elbit System, dall'americana AeroVironment e dalla cinese CATC. E proprio la Cina ha sviluppato una tecnologia che rasenta la perfezione mimetica, droni grandi quanto zanzare indistinguibili dai veri insetti. Le dimensioni ridotte li rendono praticamente invisibili ai radar e difficili da individuare anche visivamente. Questi microdispositivi sono capaci di volo silenzioso, atterraggio su superfici verticali e di raccogliere dati tramite microcamere integrate. Possono infiltrarsi in edifici, posarsi su finestre e registrare conversazioni. La loro autonomia limitata è compensata dalla capacità di appoggiarsi alle superfici e rimanere in modalità stand-by per ore.
Una delle innovazioni più interessanti poi proviene dall'Università della Danimarca meridionale, dove hanno realizzato dei droni che sono in grado di ricaricarsi autonomamente grazie ai cavi dell'alta tensione. Il sistema funziona tramite accoppiamento induttivo. Il drone si aggancia al cavo con una pinza speciale e, sfruttando il campo magnetico che circonda il conduttore ad alta tensione, ricarica le proprie batterie. Il processo è completamente automatico. Quando la batteria si scarica, il drone usa telecamera e radar per individuare la linea più vicina, si dirige verso di essa e si attacca a questa per ricaricarsi. Ma l'innovazione arriva anche dal basso. Uno studente ticinese di nome Samuele Gobbi ha realizzato Fastboy 2, un drone che ha raggiunto una velocità massima di 557,64 km/h, record di velocità recentemente battuto dal centro UAS della Dubai Police insieme agli youtuber Luke e Mike Bell, che ha raggiunto una velocità media di 580 km/h. Ora si punta a sviluppare droni che possono raggiungere i 600 km/h. Oltre agli sciami di microdroni e ai dispositivi a fibra ottica esiste anche una categoria ancora più sofisticata, gli UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicles. A differenza del drone standard, un UCAV è un veicolo completo progettato per trasportare armamenti veri e propri, ossia missili e bombe, mantenendo notevoli capacità di autonomia e intelligenza artificiale. Tre esempi emblematici rappresentano il presente e il futuro di questa tecnologia. Il Lockheed Martin VIX, svelato nel 2025, è un UCAV stealth progettato per operare accanto a cacciapilotati, capace di essere personalizzato rapidamente per specifiche missioni. Lo Shield AI X-Bat è invece un drone supersonico con decollo e atterraggio verticale, equipaggiato con intelligenza artificiale avanzata che gli consente di operare anche in ambienti con guerra elettronica attiva. Infine, il Boeing MQ-28 Ghostbat australiano, già operativo nella RAF, rappresenta il fedele compagno dei cacciapilotati, modulabile per ricognizione o attacco. Questi sistemi segnano il passaggio dai droni come semplici armi a veri e propri sistemi aerospaziali autonomi, capaci di competere con cacciapilotati tradizionali. Un altro aspetto inquietante dei droni da combattimento, oltre alla capacità tecnologica, è l'impatto psicologico sui piloti di droni. Inoltre, uno studio condotto dalla Fondazione Veronesi conferma che i piloti di droni e i piloti di aereo sperimentano livelli simili di stress post-traumatico. La distanza fisica non attenua il trauma psicologico delle responsabilità per l'uccisione di vite umane. Dall'altro lato, nelle popolazioni colpite emerge la dronefobia, che genera ansia, stress e panico costante solo per il ronzio meccanico che è diventato un simbolo di morte imminente. L'Ucraina rappresenta il laboratorio contemporaneo di questa nuova forma di guerra psicologica, dove il trauma si trasmette attraverso il suono che precede l'esplosione. Ma quindi i droni servono solo alla guerra? L'85% delle applicazioni dei droni oggi è civile e i settori spaziano dall'agricoltura di precisione al primo soccorso, dalla logistica al monitoraggio ambientale. I droni equipaggiati con sensori multispettrali stanno rivoluzionando l'agricoltura mondiale, in cui oltre 400.000 droni DJI agricoli monitorano 500 milioni di ettari a livello globale, riducendo l'uso di pesticidi del 15% e di acqua del 20%. La tecnologia è impressionante e l'utilizzo di sensori che operano in spettri invisibili all'occhio umano rilevano stress idrico nelle piante prima che sia visibile, identificano malattie nelle fasi iniziali e mappano la fertilità del suolo con precisione centimetrica. I droni possono irrorare pesticidi solo dove è necessario, seminare con precisione GPS e monitorare la crescita delle culture in tempo reale. Un altro ambito in forte espansione è quello della ricerca e del soccorso. L'utilizzo dei droni è ormai diffuso in questo settore e nel mondo si contano oltre 1000 vite salvate dal 2017. In Italia Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Protezione Civile li utilizzano sistematicamente per localizzare dispersi in montagna, valutare danni dopo terremoti e alluvioni ed effettuare ricerche notturne. I droni per soccorso incorporano termocamere che rilevano il calore corporeo anche attraverso la vegetazione, sistemi di illuminazione ad alta intensità per ricerche notturne, altoparlanti per comunicare con dispersi e capacità di trasporto per medicinali d'emergenza. Esiste un caso concreto in Italia dove nel gennaio del 2024 ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, un bambino di 3 anni è stato ritrovato in 90 minuti nei boschi grazie a un drone del soccorso alpino equipaggiato con termocamera. Le ricerche tradizionali avrebbero richiesto ore o giorni con rischi enormi per il bambino.
Un altro settore in rapida espansione è quello del monitoraggio ambientale. I droni stanno diventando essenziali per la protezione ambientale rilevando incendi già nelle fasi iniziali, quando possono essere controllati facilmente. Monitorano anche la fauna selvatica senza disturbare gli animali, tracciando migrazione e comportamenti riproduttivi. Inoltre ci sono droni come DJI Metris che controllano l'inquinamento tramite sensori che misurano qualità dell'aria, livelli di CO2 e inquinamento idrico. Nella logistica abbiamo già degli esempi concreti come i droni Prime Air di Amazon, ma anche applicazioni più nobili come il trasporto di medicinali nelle aree rurali. Reti di droni come quelle di Zipline hanno consegnato oltre 22 milioni di dosi vaccinali con le stime di impatto che parlano di decine di migliaia di vite salvate. In Ruanda la logistica istantanea ha coperto più del 75% del fabbisogno di sangue al di fuori di Kigali, riducendo sprechi e tempi critici. A Torino è stato invece effettuato il primo volo sperimentale per il trasporto di organi e materiale biologico tra le superfici del CTO e il complesso delle Molinette. Per non parlare dell'applicazione del mondo del cinema e dell'arte. La rivoluzione nelle riprese aeree ha ridotto i costi del 90% rispetto agli elicotteri tradizionali. Film, documentari, video musicali, pubblicità, tutti utilizzano droni per riprese spettacolari, prima impossibili o estremamente costose. Poi ora vanno molto di moda i drone show, spettacoli di luci con sciame di droni che stanno sostituendo i fuochi d'artificio in molte celebrazioni. Centinaia di droni sincronizzati creano animazioni tridimensionali nel cielo, senza inquinamento acustico o ambientale. La tecnologia che consente a un drone militare di colpire con precisione millimetrica è identica a quella di un drone civile che consente di localizzare un disperso sotto una valanga. I sensori termici che identificano obiettivi nemici sono gli stessi che rilevano vittime di terremoti sotto le macerie. I sistemi di navigazione GPS che guidano missili sono identici a quelli che dirigono i droni per localizzare incendi boschivi. Il sistema di controllo di volo che mantiene stabile un drone kamikaze è lo stesso di quello che permette a un drone agricolo di irrorare pesticidi con precisione chirurgica. L'intelligenza artificiale che coordina attacchi di sciami può altrettanto facilmente coordinare operazioni di ricerca e soccorso su vasta scala. La differenza fondamentale sta nell'uso che ne facciamo, non nella tecnologia in sé. La stessa tecnologia può seminare morte o salvare vite, distruggere ecosistemi o proteggerli, portare paura oppure speranza. Il futuro dei droni non sarà determinato dalla loro capacità distruttiva, ma dalla nostra capacità di incanalare questa tecnologia verso il progresso umano. In un mondo dove la stessa intelligenza artificiale può guidare un missile o salvare una vita, la scelta è di chi questa tecnologia la utilizza. La tecnologia dei droni è neutra, il suo significato morale emerge dalle scelte umane. Ogni volta che scegliamo di usare un drone per mappare una coltivazione invece che per colpire un obiettivo, per monitorare un incendio invece che per seminare il panico, per salvare una vita invece che per toglierla, stiamo definendo chi siamo come specie. Il ronzio meccanico che sentiamo sopra la nostra testa potrebbe essere il suono della morte che arriva o quello della speranza verso chi ha bisogno. La scelta è solo nostra.